Allora Giulio, voglio essere tranchant subito io. Questo è il Fosi S3 che sarebbe streamer, ma Streamer. non è il terzo perché è il primo che fanno loro. Ma perché è molto importante? No, è importante per noi perché siamo stati spesso, anzi sempre, accusati quando abbiamo parlato di Fosi di essere i detrattori di Fosi, cosa che non è affatto vera perché invece l'abbiamo detto 100 volte, è un marchio che ci piace, ci sta simpatico e evidentemente i signori della Fosi se ne debbono essere accorti perché ci hanno chiesto di partecipare al beta testing di questo prodotto che ci hanno mandato direi a ottobre-novembre scorso e per insomma dare un parere e per seguirne le varie fasi di sviluppo. Quindi noi siamo stati in qualche maniera invitati a non parlarne di questo prodotto fino ad adesso perché adesso effettivamente è stato commercializzato. Qualcuno di voi lo aveva già visto sul tavolo, sullo stand, qui sul mobiletto e ce l'aveva fatto notare, ma ovviamente noi lo potevamo tenere qui così, ma non ne potevamo parlare. Eravamo vincolati a starci zitti Esatto. sostanzialmente. Adesso invece no, ne possiamo parlare e quindi ne parleremo lungamente. Non senza prima aver detto quanto costa, così facciamo ancora più contento quel signore che ci invita a farlo. Bravo, costa 279 euro borsino di Amazon. Amazon, Ovviamente esatto. qua poi le cose spesso cambiano, salgono, scendono. Oggi costa 270. Lo potete comprare su Amazon, lo potete comprare sul sito della Fosi, come sempre. E Il prezzo più o meno è quello. www.audio2g.it.com, subscribe, campanella, a tra poco per cose molto interessanti. Ciao! Ciao! Giulio? Parti tu o parto io? Sembra quasi una canzone. Parti tu o parto io? Vai. Vai. Allora, dotazione tecnica di questa macchina. Sì. Che è, devo dire, una macchina molto completa a dispetto del dimensionamento così piccolino. Posso fare una critica? E Fosi alla fine fa sempre come contenitori un po' diversi dal punto di vista della dimensioni. Ma lì vi rendete conto che poi li dovete impilare o no? Ecco, questa... Sì, ma ecco, infatti questa cosa era una delle osservazioni che io avevo fatto anche, diciamo, a loro, perché avendolo messo vicino all'amplificatore Z3 obiettivamente, insomma, non è che si assomigliano molto. Vabbè. Però comunque, a parte questo, andiamo avanti. Dal punto di vista della costruzione è fatto bene, carino, la plastica è una plastica, diciamo, piuttosto rigida, la manopola del volume è sempre la stessa. E quello che magari a me inizialmente mi ha lasciato un po' perplesso è che l'unico elemento di, diciamo così, controllo sono questi 4 LED più quello che sta sul pulsante di accensione che, insomma, sì, dicono tutto quello che devono dire, però sono microscopici, io non li vedo e bisogna capire bene, leggendo il manuale, cosa significa ogni lucina accesa. Ovviamente, come vedete, non c'è un display, ma questo sapete che per me non è un problema. Anzi, lo trovo, insomma, trovo che il display sia inutile. La macchina è dotata di un telecomando, lo abbiamo già visto in altri prodotti Fosi, che funziona perfettamente, salto traccia, alza e abbassa il volume, selezione dell'ingresso, insomma, le solite cose. Passiamo alla dotazione dei 4 chip. Sì, però ti sei dimenticato di dire che è un telecomando Bluetooth che tu ami tanto e ovviamente il Fosi è Bluetooth 5.3, anche se non ha i codec più belli del mondo. Sì, ha dei codec piuttosto basici, quindi se non ricordo male SBC e AAC, quindi i codec più avanzati non ci sono. Però secondo me questo discorso è piuttosto intelligente perché questa macchina qua è una macchina che nasce per essere collegata o via rete o via wifi, considerato che è in grado di gestire wifi 2.4, 5, sì, cablato e wifi 6. Wi-Fi 6, quindi, insomma, appunto. Quindi è una macchina che secondo me è pensata più per la connessione verso il network che per l'utilizzo del Bluetooth. Ok, allora, 4 chip che sono
diciamo, il fondamento, il cuore di questo sì. S3, che sono l'HM 4493 che fa la conversione da digitale analogico, un Burr Brown mi pare PCM. 1612 Sì, che fa la conversione da analogico 1804. 1804 che fa la conversione da analogico a digitale, perché questo ha anche un ingresso RCA. Poi Linea, non fono. linea, certamente linea, poi ci sono circuiti operazionali OPA 1612 della Texas, che probabilmente poi sarà possibile sostituire, lo vedremo tra poco nello sventramento. Per la parte di amplificazione. Per la parte di preamplificazione, ricordo uscite bilanciate e sbilanciate, questo è intrinsecamente bilanciato, e poi ha un chip di Amilogic che si chiama A113X, che è il cuore dello streaming. la piattaforma di streaming. Fondamentalmente questo è. Esatto, quindi è dotato di cose di un certo livello, soprattutto rispetto al costo. A livello di dotazione di ingressi e di uscite, io dico le uscite, facciamo così, che sono bilanciate e sbilanciate. Quindi in puro stile Fosi possiamo collegare in bilanciato questo apparecchio al loro amplificatore. Esattamente, o al loro preamplificatore, quello che abbiamo provato. Ecco. Dal punto di vista degli ingressi, HDMI, come sono diventato bravo, e ARC, ingresso ottico, e lo abbiamo già detto, ingresso RCA, e poi c'è una interessante uscita sub che però non ha il taglio. Esatto, quindi è una uscita pura e semplice che preleva il segnale da left e right e lo spara mono sull'uscita sub. Dal punto di vista della compatibilità con l'ecosistema delle piattaforme, questa macchina è decisamente molto interessante ed è il motivo per cui dicevo prima che secondo me è poco pensata per il Bluetooth, ma è più pensata per il collegamento in rete. La macchina è compatibile AirPlay 2, Google Cast e Tidal Connect, anche con un aggiornamento di ieri mattina, Qobuz Connect. E stamattina ne ha fatto un altro sotto i nostri occhi, sì, che non sappiamo esattamente cosa ha introdotto. Forse il DSD, perché? Forse sì, non lo so. Insomma, questi signori di Fosi continuano a fare aggiornamenti della macchina molto velocemente, quindi evidentemente questa è garanzia di una come dire, piattaforma molto viva. E funziona perfettamente in modalità UPnP, per cui vede i nostri due server sotto Minim Server e quindi la stiamo utilizzando anche in questa maniera. Quindi da quel punto di vista io direi che è una macchina estremamente completa. Nulla da dire. Assolutamente nulla. Lato software segnaliamo la presenza di un equalizzatore a 10 bande, qualora uno fosse interessato a fare questo tipo da di... 31.5 Hz a 16 kHz. A 16 kHz, vabbè, può essere interessante per qualche utilizzazione specifica. Controllo del volume che può essere escluso. Esattamente, quindi laddove state in una configurazione come la nostra, dove c'è un amplificatore, segnatamente in questo momento lo Yamaha 1000, si può disabilitare il controllo del volume. Laddove invece questo fungesse anche da preamplificatore, quindi immaginatevi collegato al finale Fosi ZA3, non me lo ricordo, ZA3 forse, mi pare di ricordare, si può utilizzare la manopola del volume o il telecomando in alternativa. Quindi da questo punto di vista macchina perfettamente, diciamo, configurabile e molto flessibile. Lato alimentazione, la macchina esce con questo alimentatorino che state vedendo qui, che la fa funzionare perfettamente. Io mi sono divertito a collegargli un amplificatore lineare, un alimentatore lineare della Keches di pregevole fattura, e inutile dire che suona meglio. Però questo è un update che eventualmente un upgrade che uno eventualmente può fare. Però attenzione, già vedo i commenti, però ci avete messo un alimentatore che costa 10 volte di più.
Allora, c'è la IFI che fa quella linea di alimentatori switching ad Sì. alto livello e quello già andrebbe benissimo, anche benissimo. il primo grado di quelli. Altrimenti ci sono alimentatori lineari segnatamente su AliExpress che costano molto molto poco e che comunque sono enormemente meglio di questo, che è un alimentatorino assolutamente standard. Quindi diciamo con 50 euro almeno a salire, ma anche 70-80 euro già va bene per un alimentatore a parte, avete un upgrade molto importante. Poi quel gradino in più che gli può dare il Keches è inutile su un Fosi che costa 200. Allora, fondamentalmente io ho utilizzato il Keches perché ce l'avevo qui nella libreria, quindi ho fatto abbiamo così fatto e l'ho una messo prova con un alimentatore lineare, esatto. Anche il lineo dei Volumio. Di volumi potevamo utilizzare. Sì. Ecco. Quindi semplice. Vabbè, dai, su, andiamo a sventrare. Andiamo a vedere che c'è dentro. Sì. Ciao, tra poco, ciao. Ciao. Andiamo qui, questa è la scheda di streaming, come abbiamo detto, AM Logic A113X, eccola qua, questa è tutta la schedina che fa lo streaming e dove poi afferiscono anche le antenne, che sono questa e questa qui, con i due cavi coassiali che entrano, fissati con la colla a caldo, ok? Questo è il chip DAC HM4493 e subito a ridosso volevo far notare ai cari follower come questo Fosi è uno dei pochi nei quali non si può sostituire gli amplificatori operazionali. Questo è per le uscite RCA, questi due sono per le uscite XLR, ma purtroppo sono saldati SMD e quindi nulla si può fare. Ma del resto il contenitore è piccolo, la scheda PCB è piccola e quindi non c'è spazio per lo zoccolo e per tutto quello che significherebbe. Potresti cortesemente reindicarli? Eccoli, 1, 2 e 3. Ok. Va bene? Adesso guardiamo la HDMI board. Che è questa superiore. Questa superiore, esatto. Questo è il chip che governa l'HDMI e ARC. Poi ci sono ingresso e uscita ottici qui. Tolgo? Sì. Eccolo qua. Eccola qui. La togliamo. E qui sotto c'è il chip che serve per fare la decodifica da analogico a digitale per l'ingresso RCA, che lo vediamo qui. Ed è il PCM. Esattamente, Burr Brown. Brown. Questo è il relay che serve per inserire e disinserire le uscite secondo il cambio di risoluzione per evitare il tac. Sì. E poi c'è il circuito di alimentazione che è questo qua, è piuttosto piccolo, Eccolo. Il circuito di alimentazione deve fare da step down da 12 a 5, quindi e per un assorbimento molto basso, quindi non è che deve fare chissà che. Lo step down lo fa per i circuiti logici, probabilmente lascia a 12 volte, quindi fa 606 per le uscite, sì, per l'amplificazione. Poi andrebbe visto lo schema, ma a giudicare dal fatto che grossi sistemi di alimentazione non ce ne sono, secondo me funziona così. Questa è l'uscita sub-out. Come vedete ogni uscita ha il suo operazionale, eccoli qua. Questa è l'interfaccia, eccola qui, ST. Quindi molto semplice, razionale. Cabinet interamente in plastica. Sì, e il fondo, questa parte è in metallo. Quindi questa L è in metallo e questa parte è completamente in plastica. Il coperchio, diciamo. Esattamente. Ok. Queste sono le due schede, questa che fa il decoder per il volume e questa qui che fa il display e i tasti. E basta. Basta, finito. Molto semplice. Vabbè, direi che parliamo di un oggetto semplice. Parliamo di un oggetto semplice, del resto non ci aspettavamo niente di chissà che complesso. È un bel prodottino. A tra poco. Ciao, ciao, ciao. Dai Giulio, parti tu, perché mi dici sempre che parto io da quando c'è il nuovo studio, quindi dai. È vero.
Vai. Parto io. Allora, prodotto interessante, complessivamente sicuramente un prodotto interessante, che testimonia, secondo me, l'attenzione di Fosi a, diciamo, proporre dei prodotti che siano in linea con i tempi e quindi comunque molto ben suonanti e pensati per un pubblico di audiofili budget, ma che hanno, come dire, l'orecchio attento alle caratteristiche soniche. Facciamo così, comincio col dire quelle che sono le mie perplessità, che non sono tanto perplessità relativamente alla prestazione dell'apparecchio, ma sono relative alla collocazione commerciale di questo dispositivo. Perché, vedete, il problema secondo me è che quando tu hai deciso di andare a combattere nella stessa arena dove si trovano competitor importanti, uno su tutti WIM, la partita secondo me si gioca non più e non solo sul campo dell'hardware, dove questo prodotto abbiamo visto non ha nulla da invidiare a nessuno, ma moltissimo sul campo del software. E allora mi viene da dire questo: è vero, qui c'è un equalizzatore a 10 bande, ma non c'è un sistema di room correction. WIM, se non ricordo male, ce l'ha. Certo che ce l'ha. Ci potrebbe però essere un microfono, perché sulla app che si punta, scusate, sul browser, perché questo ha la possibilità di essere gestito attraverso browser, Sì. c'è una finestrina che non abbiamo capito esattamente a che cosa serve, che parla di un microfono. Quindi potrebbe anche essere che sarà implementata. Per certo, nel momento attuale questa funzione non c'è. Questa funzione non Non c'è. c'è. Dal punto di vista della, se vogliamo, interazione con l'applicazione, a me piace moltissimo, è un'applicazione, la state vedendo in overlay, molto sobria, molto semplice, molto scarna, perfettamente reattiva, veloce, però magari, come posso dire, l'aspetto accattivante che abbiamo visto su altre app di gestione potrebbe costituire, almeno in fase iniziale, un vantaggio per i competitor. L'altra cosa che mi lascia forse un po' perplesso è il fatto che questa macchina sia stata immessa sul mercato così velocemente e da avere poi delle incongruenze. Stavamo vedendo questa mattina, controllando sul sito di Fosi, non viene citato il fatto della compatibilità Cobus Connect. Invece questo prodotto è diventato Cobus Connect. Ieri e stamattina l'altro forse ieri. DSD, perché Sì, poi, ecco. quindi ecco, è come se poi ci fosse stata da parte del costruttore una gran fretta di uscire sul mercato con un prodotto che sta subendo degli aggiustamenti in corso d'opera. Sì, mettiamolo dentro quello che fa e quello che non fa rispetto al prezzo, perché poi indubbiamente 279 euro, Sì. abbiamo detto, ha uscite bilanciate, all'ingresso HDMI, ha tutta una serie di cose che tanti streamer a quel prezzo Non hanno. non hanno. Quindi da quel punto di vista, come tu giustamente hai detto, quindi dal punto di vista strettamente hardware, è sicuramente un oggetto vincente. Sì. Dal punto di vista software è vero che non ha tante cose, quello che ho apprezzato di meno in assoluto è una gestione del subwoofer che io avrei fatto molto più intelligente, anche perché non è che ci vuole molto a fare un filtro passa alto Sì. per gestire il subwoofer. E questo è vero. Certo è però che mi chiedo un'altra cosa, che è una cosa un po' più ampia. Serve davvero un'app bellissima No. che fa... Ecco. No, ma io l'ho Perché, detto. quando poi vediamo queste app che sono sempre più belle, se mi sembra quasi di inseguire Maria per Roma, come si dice
dalle parti nostre, quindi voler mettere sempre qualcosa di diverso da vedere, che sia quel qualcosina in più, ma che poi di fatto, caro Giulio, a noi audiofili, a che ci serve se poi uno streamer alla fine cerco il brano, lo trovo, faccio play e soprattutto un'altra considerazione che mi viene da fare è con queste app Connect tu lo streamer non lo usi. Di fatto l'app dello streamer non la usi. Tant'è che infatti quando tu selezioni Qobuz Connect ti dice apri Qobuz. Esatto. Quindi tu vai sull'app di Qobuz e gestisci tutto quanto dall'app di Qobuz, ma ti dico che c'è una cosa molto importante, Sì, più importante di queste considerazioni. cioè? Accendi la luce che sennò non si vede il logo Audi 2G. Ah, eccola qua. Che è retroilluminato. No, scherzi a parte. È vero, questa cosa è vera. Ma allora, da questo punto di vista, diciamo, dell'aspetto cosmetico, ma c'è sempre il grande tema del display, no? Il display con la copertina dell'album, l'ho detto 100.000 volte, a me su una macchina di questo genere, ma a che mi serve che tanto non riesco a vederlo? Ti posso dire una cosa per come la vedo io, su una macchina di qualsiasi genere, perché tanto tu, è vero che ci sono quei display enormi, i rose con i display enormi, però poi alla fine tu dall'app del telefonino la gestisci, dall'iPad la gestisci, quindi il display ce l'hai già on demand, ce l'hai davanti e quindi fai quello che devi fare. E questa, scusami, questa tendenza io la sto sempre di più vedendo un po' in tutti i costruttori che preferiscono quasi non sviluppare l'app dello streamer perché tanto c'hai Qobuz Connect e ti dà il Connect. Sì. Vera è una cosa, scusate, le lucine che sono qui presenti sono Wi-Fi, BT che sta per Bluetooth, RCA che sta per RCA, HDMI/opt. Voi capite bene che è un po' criptica come cosa. Qui si poteva, allora, mentre normalmente con i display, come tu giustamente hai detto, è troppo, qui è veramente troppo poco. Qui è un po' troppo poco, nel senso, io poi nella mia veste di beta tester gliel'ho anche detto a questi signori, guardate che secondo me, cioè io personalmente sarò stupido probabilmente, ma io con questi 4 ledini qui davanti non riesco a capire tanto bene che cosa mi sta dicendo la macchina. Sì, poi certo c'è il manuale che ti dice quando si accende lampeggiante velocemente o piuttosto lampeggiante lentamente significa una cosa piuttosto che un'altra, però ecco da questo punto di vista come interazione si poteva fare qualcosa di meglio. Si poteva fare di meglio. Si poteva sicuramente fare di meglio. Veniamo al suono. Vai Giulio, esprimiti prima tu. Allora, io devo dire che in tutti questi mesi in cui è stata qui, dove evidentemente gli update sono stati solo di tipo software, perché l'hardware questo era e questo è rimasto, l'ho collegata spesso e volentieri perché stava lì nella sala d'ascolto a oggetti molto più blasonati. Cioè anche, lasciamo stare. No, dico, ma anche degli accoppiamenti improbabili. È evidente che un Fosi S3 non è stato pensato per inviare il segnale a un Vitus RI101 MK2 collegato a delle Marten. Collegato a delle Marten, ma vi assicuro che non ha sfigurato minimamente. Cioè, quello che è stato impressionante è che la qualità sonica è veramente ineccepibile. Sì. Poi certo, è chiaro che se gli metti lo streamer che costa 1.500, 2.000, 5.000 euro suona meglio, vorrei ben vedere, ma per una cifra così esigua la qualità sonica è veramente encomiabile. Che poi è un po' quello che deve essere un trasporto. Sì, e che poi è quello che fa Fosi. È quello che fa Fosi. Nel senso che loro sono bravissimi a fornire prodotti che suonano ad una cifra estremamente contenuta. Ecco, è quello che mi è piaciuto di più di tutto e che non è troppo radiografante, troppo contrastato. No. Prima l'abbiamo anche sentito con le Indiana Line, non mi ricordo se Diva o Tesi 6 perché io mi impiccio sempre. Potrebbero essere le Diva 6 e lo Yamaha 1000 RN1000. Che di fatto è lo stesso circuito del 701 amplificatore Yamaha, quindi
ci abbiamo collegato questo streamer con un amplificatore da circa 700 euro, che potrebbe essere il suo campo da gioco, come del resto le casse intorno ai 600 euro, quindi siamo stati dentro quelle che sono le fasce economiche di appartenenza, e il suono a me è piaciuto proprio. Certo, non è un suono eccessivamente pulito, eccessiva, bla 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 bla, però è un gran suono, è un suono al quale non puoi dire assolutamente nulla. E ti direi pure che nel confronto con la piattaforma di streaming interna dello Yamaha, io non sono del tutto convinto che questo prenda i punti. No, però avremmo dovuto collegarlo in bilanciato, perché questo è intrinsecamente bilanciato, per Va cui bene. poi il Fosi c'ha questo di problema, che si collega bene con i suoi device bilanciati che sono a basso costo. È chiaro che trovare un amplificatore hi-fi normale con gli ingressi XLR nativi che costa poco non c'è. Certo. Non c'è. L'altra cosa che volevo dire, e poi detto ciò mi taccio, Sì. è il disappunto, per quel che mi riguarda, per la veste estetica inspiegabilmente così diversa rispetto a quella dei Fosi, degli altri prodotti che abbiamo avuto qui. Sì, l'abbiamo detto anche In apertura. in apertura, sinceramente dal punto di vista estetico è meglio nasconderlo che esporlo, anche perché visto che No, ma tanto le allora spie non si vedono. lui di per sé io non lo trovo brutto, cioè lo trovo un bello oggettino, Sì. modesto, ma insomma comunque è un bello oggettino. Il problema è che se tu lo metti accanto all'amplificatore sono talmente diversi che Sì, c'è solamente... soltanto la manopola. Esatto, allora la manopola arancione è la cosa che secondo i designer della Fosi fa capire È il a tratto tutto il distintivo, mondo sì. il tratto distintivo, e anche giustificativo, perché basta che ci mettono quell'affare, Sì. anche se li fanno uno più grande, uno più piccolo. Cioè, allora voglio dire, se io questo lo devo collegare col preamplificatore, il preamplificatore è un po' più largo e meno profondo, ma io dove lo metto il preamplificatore? Messo accanto ai finali, No. perché l'ho fatta la prova, No. insomma, non è proprio bello. Però ecco, questa diciamo è proprio una piccola insomma così, concessione all'estetica alla quale io tengo tanto, e quindi È giusto, in è questo caso specifico così. Allora, www.audio2g.it o .com, Instagram ci stiamo lavorando, ci stiamo puntando tanto, grazie se diventate dei subscriber anche di Instagram. Subscribe, campanella, ciao.